Su Segreti Turchi, la notizia è arrivata come un lampo caldo in una sera d'estate. Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolo hanno annunciato la nascita del loro bambino, e nel giro di pochi minuti i social sono esplosi di affetto, stupore e messaggi di auguri. La coppia, da sempre amata per l'intesa magnetica e quella naturalezza che li ha resi iconici sia sullo schermo sia lontano dai riflettori, ha trasformato un momento intimo nel capitolo più luminoso della loro storia. E mentre l'eco di anni di sguardi, set condivisi e rumor mai davvero sopiti continuava a rimbombare tra fan e addetti ai lavori, è arrivata la conferma che tutti sognavano, sono diventati genitori per la prima volta, e hanno voluto vivere pienamente il respiro del loro nuovo mondo prima di raccontarlo al resto del pianeta. Fonti vicine a Segreti Turchi ci hanno confidato che Afra ha partorito in una clinica privata di Istanbul, una di quelle dove la discrezione è più preziosa di qualsiasi tappeto rosso. È nato un maschietto, sano, dall'espressione intensa come le notti sul Bosforo. Mamma e bambino stanno bene, e anche Mert, che fino all'ultimo ha mantenuto un profilo basso, non ha lasciato la stanza neppure per un caffè, il suo posto era lì, accanto a lei, a contare i secondi e poi i respiri, come se volesse segnare con il proprio cuore l'inizio di un altro. I medici parlano di un parto filato liscio, di una serenità vigilata, di una sala ovattata dove persino i passi dei corridoi sembravano rallentare per rispetto. Dicono che i due abbiano lasciato scorrere alcuni giorni prima di farlo sapere al mondo, proteggendo quel primo cerchio di sguardi, il contatto sulla pelle, il silenzio pieno di cose nuove. Poi, all'improvviso, l'aggiornamento, un post su Instagram, una fotografia che ha inchiodato milioni di occhi sullo stesso istante. Una mano di adulto, elegante ma tremante di emozione, e un dito minuscolo che ci si aggrappa con la forza di una promessa. Era lo scatto di Mert. Nella didascalia, poche parole, ma così nitide che parevano accarezzare la foto. Ben arrivato nel nostro universo, piccolo principe del mio cuore. Con te tutto ha finalmente un senso. Non un proclama, non una posa, un sussurro che diventava eco, una dichiarazione d'amore che non chiedeva approvazione. Pochi minuti dopo, Afra ha riempito le stories con un messaggio che sapeva di pagina nuova, pulita, pronta a essere scritta. La parte più preziosa della nostra storia comincia adesso. Nessun artificio, nessuna spettacolarizzazione, solo la vibrazione di chi sa che certi passaggi si raccontano meglio con la semplicità. In sottofondo, una musica dolce, e un'immagine sfocata che ricordava le luci della città viste da lontano, come se tutto il mondo fosse diventato un panorama da contemplare, finalmente, in tre. E come accade quando il sentimento è autentico e la fama è una lente che allarga ogni emozione, i commenti sono piovuti come petali in primavera. Fan storici, profili internazionali, colleghi della scena televisiva e cinematografica turca, amici di set, ognuno ha voluto lasciare un pensiero, una parola, un augurio. Siete la prova che l'amore insegna a respirare insieme, ha scritto un volto amatissimo delle serie in costume. Benvenuto, piccolo, che la tua vita sia dolce come i racconti della tua città, ha aggiunto una celebre cantante. E tra cuori, promesse di babysitting e piogge di benedizioni, l'attenzione è rimasta sospesa su un dettaglio curioso che ha scatenato l'immaginazione. Nella caption, Mert ha usato la parola Aldizi, come fosse un nomignolo intimo, un gioco segreto tra due innamorati che non hanno mai smesso di sorridersi. Qualcuno ha sussurrato che quell'appellativo fosse nato mesi fa, quando la culla era ancora un'idea e i due si scoprivano a parlare al pancione come a un amico di vecchia data. Altri hanno ricordato interviste in cui entrambi, con quella grazia che li contraddistingue, parlavano di famiglia senza mai davvero spiegarne il tempo, come se lo avessero scritto solo nello spazio fra i loro respiri. Così Edizi è diventato in un attimo l'hashtag invisibile del giorno, anche se non c'era nessun hashtag a firmarlo. Un nome tenero, provvisorio, un sorriso dentro un suono. Le testimonianze di chi è passato in clinica parlano di un pomeriggio sospeso, quando Mert e Afra hanno preso per la prima volta tra le braccia il loro bambino. Qualcuno ha raccontato che lui, di solito così controllato, non è riuscito a frenare le lacrime. Lei, luminosa, avrebbe stretto la mano di Mert come a dirgli siamo qui, senza bisogno di parole. Era pura felicità,
ha confidato un amico, la stanza sembrava più grande e più semplice nello stesso momento. Il tempo, dicono, aveva smesso di correre. E intanto, fuori, Istanbul respirava, inconsapevole eppure in perfetto sincronismo con quello che stava succedendo là dentro. C'è di più. Le nostre fonti assicurano che la coppia abbia già scelto un nome turco bellissimo per il piccolo, un nome che tiene insieme tradizione e luce, ma che l'annuncio ufficiale arriverà solo tra qualche giorno, con un servizio fotografico in famiglia. Nessun eccesso, nessuna scenografia. Una stanza piena di sole, pochi oggetti, un tessuto morbido, la promessa di un album che si sfoglia senza rumore. Questo è il progetto. I fotografi più ricercati hanno già fatto capolino con le loro proposte, ma Mert e Afra avrebbero preferito un occhio discreto, capace di restituire intimità senza rubare segreti. Nel frattempo, i flash hanno cominciato a brillare anche al di fuori della clinica. Chi li ha incrociati nel parcheggio ha parlato di sorrisi grati e sguardi bassi, non per nascondere, ma per proteggere. La scorta minima, il passo svelto ma calmo, l'accordo tacito con i fotografi di tenersi a distanza, un equilibrio raro tra diritto di raccontare e dovere di rispettare. E così, mentre i telefoni continuavano a vibrare, le bacheche a riempirsi di messaggi e ricordi, c'era un senso generale di misura, come se tutti avessero compreso che la prima casa di un bambino è il silenzio intorno al suo sonno. Da riconoscere, in questa storia, c'è soprattutto la coerenza di due persone che hanno vissuto sotto una lente di ingrandimento senza mai tradire l'idea che avevano di loro stessi. Dallo schermo alla vita reale, dall'alchimia recitata alle confidenze rubate dai paparazzi, Mert e Afra hanno sempre preferito che fossero i gesti a parlare. Hanno costruito un perimetro fatto di dettagli, un bracciale condiviso, una comparsa inattesa alla prima di un film, una risata catturata mentre credevano che nessuno li stesse guardando. Oggi, quel perimetro si allarga, e al suo interno c'è un respiro in più. I fan, nel frattempo, hanno dato il meglio e il peggio di sé, come accade quando l'affetto trabocca. C'è chi ha creato videomontaggi di scene passate, chi ha montato musiche dolci su fotogrammi rubati, chi ha scritto lettere come se la distanza tra una star e il proprio pubblico fosse solo un dettaglio geografico. E poi ci sono i messaggi di chi ha seguito la coppia sin dagli inizi, quando tutto era ipotesi e la parola coppia era ancora una scommessa. Vi ho visti crescere, cambiare, restare veri, scrive una follower storica. Ora vi vedo diventare famiglia e ho la sensazione che la storia più bella debba ancora cominciare. Non sono mancate le amiche di Afra, salite in clinica con fiori chiari e parole basse, e gli amici di Mert, che l'hanno abbracciato in corridoio come si fa con un fratello. Pare che qualcuno, scherzando, abbia già proposto il primo regalo di compleanno per il piccolo, un modellino di barca, così un giorno potrà salpare verso tutto ciò che desidera. Le infermiere hanno raccontato di una coppia educata, riconoscente, attenta a ogni dettaglio. La stanza del neonato, si dice, profumava di pulito e aveva la luce giusta per la mattina, come se fosse stata pensata apposta per i primi sbadigli. Dal lato più tecnico, chi li conosce fa notare che i due sono riusciti a gestire la curiosità senza mai perdere empatia. Hanno aspettato, hanno custodito, poi hanno condiviso, dosando il racconto come si fa con un profumo, non troppo poco. Hanno mandato il segnale che doveva arrivare, e insieme hanno lasciato spazio all'immaginazione. È per questo che Edizi, il nomignolo buttato lì come chi lascia un biglietto nel taschino della giacca, è già diventato parte della leggenda. Alcuni provano a decifrarlo, altri preferiscono che resti un piccolo mistero, come i rituali che salvano gli amori nelle case. Ora gli occhi sono puntati sui prossimi giorni. Quando arriveranno le foto ufficiali, con la famiglia al completo, Mert e Afra pensano di scrivere 2 righe che suonino come un brindisi senza calici. Sarà allora, con ogni probabilità, che riveleranno il nome scelto, un nome che, ci dicono, ha il suono del mattino e la forza di una storia antica. Fino a quel momento, la narrazione continuerà a scorrere tra le piccole cose, i fiocchi leggeri alla maniglia, il ritmo nuovo della casa, le chiamate di chi non vede l'ora di conoscerlo, gli sguardi improvvisi che si scambiano senza aver bisogno di spiegare niente.
È un cambio di stagione, questa nascita. Segna la fine di un racconto e l'inizio di un altro, come quei finali di serie che non chiudono davvero ma aprono finestre su un mondo già in cammino. Dal set alla vita, dalla fantasia al quotidiano, Mert Ramazan-Demir e Afra Saraciolu regalano un'immagine in cui molti si riconoscono, non la perfezione in posa, ma un'intimità che sa inciampare e sorridere. E la gioia che provano oggi non cancella il percorso che hanno fatto per arrivarci, lo illumina. Le notti di Istanbul, d'ora in poi, avranno un neon in più accanto alle stelle, una finestra illuminata, un respiro piccolo che si mescola al rumore lontano dei traghetti. E se la città ha insegnato loro a resistere e a sognare, quel bambino insegnerà a entrambi un nuovo linguaggio, fatto di gesti minuscoli che contano più delle parole. In molti si sono detti convinti che proprio questo li renderà ancora più veri sullo schermo. Perché quando conosci la forza di una vita che comincia, capisci meglio tutto il resto. Così, tra flash discreti e applausi silenziosi, la storia continua. Le immagini del dito che stringe e della mano che accoglie restano lì, a indicare la direzione. I messaggi non smettono di arrivare, e noi ci uniamo al coro con un augurio che suona come una carezza, che questa nuova rotta vi porti lontano, ma sempre vicini. Che ogni passo sia un ricordo, che ogni sogno trovi la sua stanza. Benvenuto, piccolo. Che tu possa crescere circondato dalla stessa luce che ha fatto innamorare milioni di persone di loro. Benvenuto nella vostra casa, nel vostro nome ancora segreto, nel vostro soprannome che già è storia. E se oggi la cronaca è un tenero Oldizzi appuntato sul cuore, domani sarà un nome pieno, rotondo, che scorrerà leggero come l'acqua che abbraccia la città. È giusto così, le cose importanti hanno il proprio tempo, e questa famiglia lo sta rispettando con grazia. A voi, Mert e Afra, i nostri complimenti più sinceri. Alla vostra nuova vita, i nostri pensieri migliori. E a te, piccola stella, benvenuto davvero. Ilalai, bebè Dizzy, che la tua luce trovi sempre il cielo che merita.